Welcome, welcome, benvenuti nella casa di Ra per la seconda parte delle previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci per la nuova luna in Gemelli. Andiamo a vedere subito per la Bilancia, le mie Libra, che cosa porta questa luna in Gemelli. La Bilancia deve riportare un grande ordine per manifestare ciò che vuole portare ora, il progetto che vuole portare ora in questo mese dei Gemelli deve essere manifestato, ma prima c'è bisogno di portare un poco di ordine, c'è da rimettere in ordine, c'è da non essere prigionieri di quello che vi dicono, che voi siete bravissimi e vi fanno fare quello che vogliono e poi in un secondo perdete tutto. Quindi sentite che cosa è giusto per voi e manifestate ciò che è giusto per voi. Per le bilance c'è proprio una ricerca per una chiamata, come se vi chiamassero a vedere che cosa dovete portare in questo nuovo viaggio, di questo mese, di questa nuova luna. E qual è la strada che volete camminare? La strada dove dovete camminare vi è richiesto veramente una grande lealtà, una grande purezza, mi viene a dire, proprio come qualcosa di sacro, qualcosa di holy dentro di voi, e va portato nella vostra vita, va portato dentro di voi affinché voi possiate camminare con quella verità, ok? Proprio per manifestare quello che vi ho detto prima, quella visione che voi avete, quella grande visione. E dovete comunque, cose dovete lasciarle andare, dovete mostrare chi siete, anche se vi dicono che siete stronzi, scusatemi, siate stronzi, ma seguite la vostra strada, ok? E rimanete in attesa, veramente, fate le vostre scelte, ma poi aspettate, fermatevi, non correte, non c'è bisogno di correre, fermatevi e lasciate che tutto questo si mostri davanti a voi. E lasciate che i segni possano arrivare, perché quei segni arrivano perché ci sarà una grande riconnessione con il vostro cuore, una riconnessione molto potente che vi scombussola, mi viene a dire, vi scombussolerà moltissimo, perché vi porterà veramente a far tremare le vostre radici, ma è assolutamente necessaria per il cammino che avete iniziato, perché state un po' come nascondendo il vostro cuore, invece voi dovete proprio far uscire il vostro cuore. Vediamo quali altri messaggi ci sono per la Libra. Andiamo. Guardate, voi avete una riuscita, anche se in questo momento siete un po' in una fase in cui siete un po' abbattuti moralmente, siete un po' giù, ma c'è una grande riuscita, cioè è come se è un passaggio che state facendo, quindi non preoccupatevi più di tanto. Ci sarà anche una proposta di lavoro che porterà anche guadagni, però vi è richiesto veramente un cambiamento. Vi troverete in mezzo insieme a delle persone che comunque vi porteranno moltissima allegria, vi porteranno come posso dirvi, vi faranno stare bene, ritroverete proprio la gioia di stare in mezzo alle persone e scoprirete che c'è una persona donna che non è sincera con voi, ma questo non vi crea assolutamente nessun problema, perché voi la riconoscete e la lasciate andare proprio con leggerezza, cioè come se non è importante tutto questo, no? E avete proprio una grande riuscita e dovete guardare in faccia veramente qual è la realtà e affrontare qualche piccolo ostacolo. Non bloccatevi, siete solo voi che continuate a stare in cose del passato che sono finite, non hanno più senso di esistere, non hanno più senso di andare avanti, quelle cose sono finite, quindi tagliate quella corda, lasciatele andare e permettetevi veramente di iniziare questo nuovo viaggio e permettetevi di stare in mezzo a persone che vi rendono felici, di stare in mezzo a persone che vi portano la gioia nel cuore. Ci sarà proprio un nuovo, se tagliate queste corde che vi sto dicendo, ci sarà proprio un grande nuovo inizio per voi.
quali sono gli aiuti per la Libra. Wow, anche per voi rilascia, cioè questa luna in gemelli devo dire che ha top che pera, ed è la rinascita. Anche per voi vi è richiesto proprio quello che dicevo prima, tagliate quelle corde che vi tengono legate, lasciate andare il passato è finito, cioè, e se incontrate qualcuno di nuovo del vostro passato, fate in modo che quell'incontro sia qualcosa di nuovo, rinnovato, il rinnovamento mi viene a dire. Per la bilancia non è tanto una rinascita, ma è un rinnovamento, rinnovo, e risalgo ad abbracciare il sole. Mi ero dimenticato quanto sia meraviglioso poter abbracciare il sole, ma in questa luna in gemelli me lo ricordo e mi do il permesso di riabbracciarlo, mi do il permesso di rinnovarmi e di veramente mostrare chi sono. E vediamo un po' con le carte del sole e della luna. Bilancine, fate sempre impazzire, anche per voi il rifiuto. Questo rinnovamento passa tramite un grande rifiuto che avete di voi stessi, qualcosa che non accettate, che non vi perdonate, mi viene da dirvi Bilance. Non mi perdono di aver fatto quella scelta, non mi perdono di aver fatto quello, basta, invece mi accolgo, perché quella scelta di quel momento è stata la miglior scelta che potevo fare per essere chi sono qui e ora, in questo momento, per fare in modo che quella linea del tempo possa manifestarsi qui e ora della mia anima, e io mi accolgo, mi amo, mi perdono, mi ringrazio di ogni scelta che ho fatto e mi abbraccio per come sono, e nessuno potrà mai più rifiutarmi, capite? E mi rinnovo, rinnovamento e accettazione di chi siete. Bilance, mi raccomando. Grazie Bilance. E andiamo col mio amato Scorpione. Andiamo per lo Scorpione, questa luna in Geminis. Che cosa porta? Scorpio. Ah, scusatemi, prima devo fare una cosa. Allora, questa luna in Scorpione vi fa ritrovare il vostro power. È come se voi ritrovaste il vostro centro, il vostro potere, sapete esattamente chi siete, sapete esattamente come volete fare le cose, e dovete avere il coraggio di andare oltre. Proprio come se in questa luna io mi scelgo, so esattamente qual è il mio potere e so anche che devo saltare quella staccionata e andare di là senza sapere cosa c'è. Però mi devo affidare, avere il coraggio, un grande coraggio vi è chiesto in questa luna in Gemelli, Scorpione, grandissimo coraggio. E questa luna in Gemelli vi chiede di mostrare chi siete, avere il coraggio di mostrare chi siete e andare oltre, lasciare andare tutto quello che è stato nel passato. Ok, perfetto, però c'è una chiamata, c'è qualcuno che mi sta chiamando, c'è una luce davanti a me che mi stanno mostrando qual è la strada. Io vado per quella strada, non me ne frega più niente di nessuno e riporto equilibrio nelle mie radici, porto equilibrio nella mia famiglia d'origine, porto equilibrio con tutti i miei antenati. Allora io posso fare in modo che quell'obelisco veramente possa toccare il sole, che quell'obelisco sia quel laser per raggiungere dalle radici della terra alla punta veramente del cosmo, dove veramente devo andare, dalla mia casa madre alle mie radici di oggi, senza rinnegare nulla, ma andare verso qualcos'altro. Ho il coraggio di unire quelle radici, ho il coraggio di unire quelle radici che arrivano dallo stellare a quello che è oggi la terra. Questa è una cosa molto importante, faccio un cambio e porto chi sono, e so chi sono, porto i miei doni, porto la mia manifestazione qui nelle mie mani, e non ho paura di mostrarla, perché io so, ho trovato il mio potere e manifesto veramente chi sono. E a quel punto mi si aprono le strade. Forse qualcuno vi dirà che siete troppo rigidi, che siete troppo diretti, non importa, siate quello che dovete essere, siate voi stessi e riconoscetevi,
e si apriranno diverse strade e potrete scegliere. Qualsiasi strada sceglierete sarà la strada giusta, non preoccupatevi, perché le strade saranno giuste, ma proprio c'è questo grande powerful, un powerful moment per gli scorpioni, molto 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 importante. Vediamo quali altri messaggi ci sono per lo scorpione. Lo scorpione riconoscerà quanto si è bloccato e quali sono le persone che l'hanno bloccato per raggiungere l'obiettivo che vuole raggiungere, per raggiungere quello che vuole fare, chi è in mezzo, quindi fuori, perché io questo mese porto la riuscita, ricordatevi, lo scorpione porta una grande riuscita e mi arriveranno delle idee, mi arriveranno proprio delle manifestazioni molto importanti, ma io devo fare un cambiamento dentro me stesso, ok? Ci sono anche persone che vanno allontanate dalla vostra cerchia, che vi creano comunque malessere, quindi c'è un cambio per avere una riunione con delle persone che sia assolutamente sana, che sia assolutamente importante. Quindi tutto quello che non è in verità deve essere tolto dalla vostra strada, tutto quello che non è alla luce deve essere tolto dalla vostra strada e ci sarà anche un cambio veramente verso un guadagno molto importante, quindi sarà un lavoro che vi porterà benessere proprio per la strada verso di voi. Ok? E ci sarà anche qualcuno che arriverà nella vostra vita, che entrerà nella vostra vita e sarete solo voi che dovrete riuscire a gestirlo per essere felici, per portare quell'allegria e non ricadere nei soliti buchi neri dove sempre voi siete caduti, ma stare veramente in un altro tipo di energia, l'energia della positività. Allora sì che ritroverete proprio che in quell'incontro che farete ci sarà invece della grande comodità invece che esserci della scomodità nella vita, della grande allegria invece che esserci del malessere, ok? Non sarete più prigionieri perché voi adesso siete assolutamente sotto il sole, il mio paparà, sapete il mio paparà. Vediamo le mie carte egizie cosa ci dicono, eccole qui. E siete proprio guidati dal grande amore, dalla grande conoscenza. E guardate questa carta che meraviglia che è. Voi avete con voi che camminano questo mese la grande Dea Tor che prepara il suo calice e prepara questa pozione che vi farà bere, affinché questa pozione possa salvare il vostro corpo, la vostra anima e possa aprire il cammino e possa farvi ritornare nel vostro assoluto potere. Di fronte avete l'ombra, avete Set, perché l'ombra che avete integrato, l'ombra che avete visto, che è sempre parte di voi stessi, è molto importante. E il grande Quagete, il grande serpente, la grande conoscenza che si innalza a Dio, vedete, e sempre nel mezzo avete Anubis che porta il balance, che è il guardiano del cuore. Quindi tutti questi stanno camminando con voi per portare questo grande amore, per innalzarvi a un livello superiore di amore, per innalzarvi, per fare ritornare l'antica conoscenza tramite queste integrazioni ancora dentro di voi per portarla qui nella vostra vita. Okay? Vediamo le carte del Sole e della Luna. Cosa dicono lo Scorpione? Mercurio, quindi comunicate questa grande conoscenza, comunicate questo grande, cioè sento come se avete un grande intento, qualcosa che esplode, che esce fuori, ma uscirà fuori nel modo giusto, riuscirete a comunicarlo alle persone nel modo giusto, non aggredendo, ma proprio manifestando nel modo giusto, manifestando tramite l'amore, manifestando tramite la grande conoscenza. Tutto questo che ripartirà sarà veramente molto 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 importante per voi, quindi Scorpioni, mi raccomando, non deludetemi. Grazie Scorpioni. E Sagittario, vediamo i miei amati Sagittario. Che cosa porta questa luna per il Sagittario?
Per il Sagittario c'è un grandissimo cambio e questo grandissimo cambio porta proprio di andare dentro l'essenza. Devo entrare dentro l'essenza. E devo veramente darmi la possibilità di lasciare andare tutto quello che era prima, non importa cosa le persone dicono, come manifestano, ma semplicemente io ascolto dentro cosa comunicano, ascolto dall'invisibile, mi viene da dirvi, ascolto da quella voce di Dio che mi parla, da lì devo ascoltare, da nessun'altra parte, e si apriranno a Sagittario diverse strade davanti a voi, ci sono diverse possibilità, dovete essere veramente liberi di andare con la vostra leggerezza, liberi di saltare dove volete, non avete bisogno di niente perché tanto è tutto dentro di voi, tutto, come dico sempre io, tutto ciò che vi serve, fatelo giù tutto, è dentro il vostro cuore. E proprio vedrete le cose, incomincerete a capire veramente che le cose vanno guardate da tante angolazioni, da tanti punti di vista, per riuscire a ricevere quel messaggio divino dentro di voi. E anche per voi è richiesto un grande coraggio per manifestare chi siete. Non abbiate paura di mostrare chi siete. Avete a disposizione tutto ciò che vi serve, dovete solo stare nell'essenza, cioè non lasciarvi portare fuori da chi vi porta in cose esteriori, ma rimanete assolutamente nella vostra integrità e seguite quella luce, seguite quella voce di Dio che vi sta parlando, avete la voce di Dio che vi sta parlando, la fonte che vi sta parlando, quindi seguite quella voce e non perdetela, perché lì ci saranno messaggi molto importanti per voi, ci saranno indicazioni di una strada che in questo mese vi verrà mostrata. E vediamo quali altri messaggi per questa luna per il Sagittario. Sagittario, c'è un grandissimo cambio ed è ora che voi vi smettiate di essere prigionieri affettivi, prigionieri di varie tematiche, e dovete liberarvi anche da un'energia che è la vostra, che siete voi stessi che vi state tenendo bloccati, una parte di voi, quindi fare pace con quella parte di voi e portarla veramente in grande armonia, perché se riuscite a fare pace, integrare quell'ombra che siete semplicemente voi stessi, voi avrete una grandissima riuscita e ritroverete il vostro cuore e avrete pensieri, cioè nel senso vi riusciranno delle idee che saranno geniali per la vostra vita, per quello che dovete fare, ok? E ci sarà però una persona, uomo, che ancora vi tiene un pochino in ostaggio, nel senso che ancora vi fa sentire scomode, che non vi fa sentire bene, quindi non lasciatelo andare, lasciatelo nella sua strada e non fatevi coinvolgere. Le maschere che questa persona porta nel mostrarsi verso di voi porta un po' di verità e un po' vi fa sentire non al posto giusto, sono maschere di questa persona, quindi per favore state dentro di voi, perché voi dovete veramente ricevere qualcosa di molto molto importante, liberarvi da quella parte di voi che ancora vi tiene prigioniere, quindi entregate quella parte ancora che non avete guardato e guardatela e fate pace. Siamo luce e ombra sempre, no? Non esiste il bello e il brutto, il buono o il cattivo, tutto è assolutamente in una meravigliosa danza. E le mie meravigliose carte egizie vi dicono che è il giusto tempo per prendere una direzione. Guardate che meraviglia. La stella Sotis, Sirio, che espande la luce con Amor-Ra, il grande amore universale. Tutto è, così sia, va bene così com'è, con il Dio Consul, il Dio della Luna, quindi portare da queste grandi emozioni, e con il mio meraviglioso Anubis, che è il maestro del cuore e che vi guida affinché quella stella Sotis e quel cuore possa assolutamente, veramente manifestarsi. Quindi è un giusto tempo per prendere delle decisioni e per prendere una direzione. La direzione è: brillo, lascio che il mio cuore
si espanda, lascio che il mio cuore si mostri, non ho paura di mostrarvi il mio cuore, perché io sono assolutamente connesso con ciò che è giusto per me, con la mia anima, che arriva dalla fonte. Questo è molto importante, ricordatevi. E le carte del Sole e della Luna. Vediamo un po' per il Sagittario. Guardate un po' l'umiliazione. Quindi questa grande umiliazione che vi sta seguendo da secoli e secoli, mi viene da dirvi, e che ancora in questa vita siete venuti qui a manifestare, invece di sentirvi umiliati, invece di sentirvi meno di altri, invece di sentirvi sottomessi, invece di sentirvi che dovete sottostare a quella ombra ancora che fa parte di voi, invece trasformatela, quell'umiliazione, in ciò che è giusto per voi. Nessuno mi può umiliare perché io mi riconosco, io mi fido di me, so chi sono e sono amata dalla luce che scende dal cielo, sono amata da Sotis che mi accompagna per trasformare questa umiliazione nel mio grande diamante. Lì ritroverò veramente chi sono, ritroverò veramente che nessuno mi può umiliare, che io mi fido di me stesso perché io so chi sono. Quindi Sagittario, per favore, forza, avete Sotis con voi. Grazie Sagittario. Capricorno. Andiamo per questa luna in Gemelli, per il Capricorno. Il Capricorno ha bisogno di fare un grandissimo taglio, deve proprio dimenticarsi tutta quella che è stata la sua vita fino a questo momento e deve darsi il permesso di creare qualcosa che sia sano nella sua vita, sano mi viene a dirvi in questo momento della sua vita. E Capricorno, voi avete proprio la possibilità di iniziare qualcosa di nuovo con una grande armonia e di accettare anche quel sopruso, scusatemi, di quel maschile che pensavate fosse un sopruso, invece dovete solo portare in armonia, siete semplicemente voi che avete bisogno di portare quell'armonia dentro di voi e ricreare quelle basi che possono farvi sentire una vita sana, che possono farvi sentire che siete al posto giusto, mi viene a dirvi. E questo cambio è per ritrovare veramente chi siete, per ritrovare cosa volete portare nella vostra vita, per ritrovare qualcosa che per voi è molto difficile, che si chiama leggerezza, Capricorno. E una grande leggerezza dentro di voi che vi fa sentire proprio che non c'è nulla da fare, vi fa sentire proprio quella parte che potete anche giocare, la parte che potete anche essere di nuovo chi siete, ok? Datevi la possibilità di ricrearvi, datevi la possibilità di riconciliarvi con quella parte, non rigidi ma morbidi, fluite, danzate, ballate, nuotate, mi viene da dirvi. Vediamo per il Capricorno. Vi renderete conto quanto lottate verso voi stessi, quanto vi fate male da soli e proprio avete l'intuizione che siete voi che vi state creando la maggior parte dei problemi che poi succedono nella vostra vita. E proprio per questa grande apertura che vi arriva, questo flash che arriva nella vostra mente, voi ritroverete una grande riuscita e riuscite a togliervi quella maschera che vi nasconde, ok, per mostrare veramente chi siete, la vostra armonia. E a quel punto voi potrete liberarvi da quella che è quella grande prigionia, ma prima di liberarvi la dovrete affrontare, Capricorno, dovete guardare in faccia tutti quelli che sono i soprusi che voi stessi avete fatto, che avete creato e che voi stessi state vivendo, scusatemi, proprio per fare in modo di portare invece l'allegria nella vostra vita. Probabilmente ci sarà una persona, donna, che vi aiuterà a fare questo, che vi mostrerà una strada per poter camminare in quella strada e liberarla. E probabilmente non sarà cosciente, non lo so, però vi mostrerà una strada e voi capirete che tutto questo è stato come un'illusione
stato qualcosa che vi siete creati perché volevate voi qualcosa, ma che non è così che può essere manifestato, capito? Vediamo invece gli aiuti per il Capricorno. Guardate, per il Capricorno la grande madre, Nekbet Mazamut. Quindi qui c'è la chiave della vita, che è la riconnessione, la grande riconnessione del nostro corpo, la grande riconnessione di tutte le nostre parti, dalla nostra anima al nostro corpo, al nostro spirito. Ed è come se noi scendesse questa grandissima conoscenza dentro di noi e ci riconnettessimo alla grande madre, dove tutto è giusto così come sia. Quindi lasciate che la grande madre possa ridarvi quel nutrimento che serve sia al vostro corpo, alla vostra anima, per quello che dovete fare qui e ora in questa vita, ok? E vediamo con le carte del Sole e della Luna. La farfalla blu, quindi siate più leggeri, quello che dicevo prima. Imparate in questa luna in Gemelli a essere più leggeri, a lasciare che le cose, le pesantezze possano essere lasciate andare, quindi sentitevi liberi, sentitevi leggeri, sentitevi lasciate che le cose siano, lasciate che fatevi una risata, prendetevi in giro, un po' come quando vi dico siate un po' scimmie, no? Siete un po' scimmie, quindi fate un po' con le scimmie e ricordatevi della farfalla, è la grande madre, il nutrimento che arriva tramite una grande leggerezza per poter volare verso il cielo. Grazie Capricorno, e vediamo per l'Acquario la luna in Gemelli che cosa porta. Porta una grande ricerca per l'Acquario, una grande ricerca che vi porta al vostro cuore. Acquario, è giunto il momento di aprire col cuore. Questa luna in Gemelli vi chiede di aprire il cuore. La luna in Gemelli vi chiede di avere il coraggio di andare oltre, di riconoscere chi siete, di vedere veramente che cosa avete nelle vostre mani e di quanto sia importante quello che voi portate giù e di iniziare proprio una strada, quindi iniziate questo cammino per la scoperta del vostro cuore con un grande coraggio e rimanete centrati, guardate che cosa si mostra davanti a voi, abbiate pazienza, perché quel cuore ha bisogno veramente di portare un po' di pace, quel cuore ha bisogno di essere aperto per poter portare di nuovo quelle basi in armonia, perché avete sofferto, avete passato tantissime cose, però vi siete come congelati, vi siete come non messi in contatto con tutta quella parte, invece in questo momento va proprio rimesso in contatto con quella parte e abbiate il coraggio di affidarvi a quel cuore, di affidarvi all'universo che vi sta mostrando una strada che è molto connessa con tutto ciò che avete tenuto nascosto, con una grande sensibilità, con un grande amore per voi stessi e per ciò che dovete ricevere. Quindi, Acquario, please. Vediamo gli altri messaggi per l'Acquario con la luna in pesci, scusate, in Gemelli. Scusatemi. Allora, non lasciatevi prendere dal possesso, non lasciatevi prendere dalle gelosie, non lasciatevi prendere da ciò che volete. C'è veramente una nuova strada che si mostra, però dovete essere veramente più leggeri, darvi il permesso di poter mostrare, cioè come se intraprendeste un viaggio, un nuovo viaggio. E dove quella tristezza che avete dentro, quella malinconia deve essere proprio lasciata andare, perché c'è una grande riuscita che arriva. Tutte quelle lacrime che voi state facendo, state disperando per nulla, perché voi avete la riuscita nelle vostre mani e avete della genialità, vi arriveranno
delle idee nuove che saranno veramente molto importanti, quindi lasciate che quel cambio, che quel nemico che sentite tanto dentro di voi si possa liberare, quel nemico siete voi, e lasciate che quella leggerezza possa manifestarsi nel mondo e manifestarsi soprattutto, mi viene da dirvi, nella vostra vita, quindi liberate quelle parti di voi, soprattutto quel cuore che state tenendo bloccato da troppo tempo. È giunto il momento di rimanere nella delicatezza, di rimanere nella sensibilità, affinché questi gemelli vi portino veramente in quella grande leggerezza, ma che viene dal vostro cuore. Quindi innamoratevi, lasciate che l'amore vi possegga, mi viene da dire. Allora, vediamo. Guardate, avete a vostra disposizione i 5 elementi. Quindi avete a vostra disposizione tutto, siete come voi al centro di questo grandissimo fuoco universale, intorno a voi c'è tutto, cielo, terra, fuoco, aria, acqua, c'è tutto. Quindi lasciate che questi 5 elementi possano camminare con voi durante questa luna in gemelli, affinché possiate fare quel lavoro che vi è richiesto, che passa tramite il vostro cuore. Quindi è come se arrivassero questi 5 elementi per portare quella grande, grande sacralità dentro di voi. Quindi sentiatevi in un cammino sacro in questa luna in gemelli e lasciate che tutto questo accada. Ovviamente sono arrivati 2 aiuti per voi, come sempre siete fortunati, e i 2 aiuti sono Venus e lasciare andare, quindi la bellezza delle cose che si mostrano intorno a voi, ok? E lasciando andare tutto quello che voi state cercando di tenere, che state cercando di mantenere. Invece dovete lasciare, proprio aprire con le mani come dico io, lasciate andare tutti quei palloncini e lasciateli volare dove devono volare e non ponetevi nessun tipo di problema. E lasciate che la bellezza delle cose, che l'armonia faccia di nuovo parte della vostra vita. Mi viene da dirvi, lasciate che il vostro cuore sia armonico. Lasciate che quel cuore possa respirare come la nostra meravigliosa Venus, nella sua bellezza, nell'arte, nella grande armonia di tutte le cose unite insieme. Grazie Acquario. E ora vediamo i miei pesciolini. Che cosa porta per i pesci questa luna in gemelli? 30 di maggio. Strada, una nuova strada che si apre velocissima, c'è proprio una strada che si apre velocissimamente e parte alla velocità della luce, quindi siate pronti allo spin galattico, come dico io, e camminate veloci. C'è proprio una strada che si apre, ma quella strada è connessa con il vostro corazon, quindi smettete di avere paura dei sentimenti che provate, smettete di mettervi tutte quelle ardigolazioni mentali, ok? E veramente lasciatevi liberi, lasciate che questo cuore vi possa guidare, che ci possa veramente essere quella strada che inizi veloce a camminare dove deve camminare, ok? E state nell'essenza, smettete sempre nelle cose esteriori, voi andate un po' dentro, un po' fuori, un po' dentro, un po' fuori, basta stare fuori, smettete di lasciarvi prendere a tutti quelli che sono quei berluccichi, fanno vedere questo, quello, eccetera, state nell'essenza. State in silenzio, provate a sentire, come dico io, sentite profondamente che cos'è, e state centrati, perché si mostrerà davanti a voi un cambio molto importante che vi porta veramente in connessione con la vostra verità. Ora non è più tempo, pesci, di continuare con tutte le vostre i vostri pensieri che avete nella vostra testa, vi lasciate portare qui su e giù, no, l'essenza, state nell'essenza. È ora di tagliare con tutto quello che era prima e rimanere veramente quella che è la vostra verità. Mi rispetto e credo in me, mi fido di me, e solo quello che sento io seguo,
nient'altro, nessun'altra voce. Qui c'è proprio da fare un taglio netto, pesci, basta, come dico sempre alle mie pesciolini che sanno chi sono, basta, è ora di smetterla con tutti quei criceti che vi portano di qua, di là, di su, di giù e fate 3000 pensieri. Siate concreti e fidatevi di voi e abbiate grande fiducia, fede, ma solo in voi, ok? Mi raccomando. Guardate, sono cose molto belle che arrivano per voi negli altri messaggi, proprio c'è come una unione, un incontro anche d'amore e ci sarà qualcosa che arriva a livello proprio monetario, materiale, di un nuovo lavoro, qualcosa che si mostra. C'è leggerezza, incontrerete delle persone in cui sarete molto bene, ci sarà proprio un movimento, vi muoverete verso qualche altra incontri che avrete, scusatemi, e non fatevi portare giù da una persona donna che vi può intristire, ok? Quindi siate per favore positivi, ok? Rimanete nel vostro centro e siate proprio in quella grande leggerezza, quindi voi sapete dove dovete andare, ok? E ci sarà proprio un cambiamento per voi, proprio per portare armonia nella vostra vita e riconoscerete che c'è una persona che cerca comunque di ostacolarvi anche in una relazione amorosa, ma non è una persona che fisicamente, cioè sta facendo sì delle cose, ma è più a livello energetico, mi viene da dire, quindi mi viene da dire che c'è qualcosa di energetico che dovete rivedere nella vostra vita, dovete togliere il potere a qualcuno nella vostra vita che sta come ostacolando quella che è la vostra unione d'amore per voi stessi, cioè con una persona, d'amore nel senso di coppia, ok? Mi viene a dirvi, sono stata chiara. Vediamo gli aiuti per i fish. Quindi vi ripeto, quella persona non è una persona fisica, ma una persona a cui voi avete dato il potere nel passato e che ancora non gli avete tolto quel potere di poter interferire energeticamente nella vostra vita. Okay? Anche per voi c'è la rinascita, il numero 10, che pera, anche per voi c'è rinnovatevi, rinascete con questa luna in gemelli e ricreate di nuovo quell'armonia, perché c'è un taglio molto importante che dovete fare, quindi risalgo e rinasco per abbracciare il mio sole, per abbracciare me stesso, ok? Vediamo con le carte del sole e della luna. Aria, quindi vedete, siate leggeri, pesci, siate veramente leggeri. Io risalgo, ritorno, rinasco, ma rinasco con un grande respiro, lascio che la leggerezza entri nella mia vita, mi sento leggera, non faccio le cose sempre con quella pesantezza, pensando sempre che qualcuno sta facendo qualcosa contro di me, ma lascio che sia, quindi rinasco in grande leggerezza. Questo è molto importante, pesci, siate leggeri, datevi la possibilità di veramente lasciare che quel respiro entri dentro, fate lunghi respiri, lasciate andare quando vi sentite che entrate nel flop che voi ogni tanto fate. Grazie a tutti, grazie di avermi seguito, è sempre un piacere per me accogliervi nella casa di là e spero che presto possiate venire fisicamente qui con me e a creare questo grande cerchio d'amore. Grazie a tutti ancora e buona luna in gemelli, siate felici e siate semplicemente voi stessi. Baci a tutti, ciao!